This is the Fiat 500 that was launched in 1957. The car was designed in Turin by Fiat's chief designer at the time, a chap named Dante Giacosa. Now, Dante had been asked to create a new car for the ordinary folk of Italy. So something that's cheap to buy, something that's cheap to run, had to be small enough for Italy's narrow city streets, but on the other hand, large enough to fit a family of 4 at a squeeze. Now, Dante succeeded in one thing. He succeeded in producing a car which worked practically. But I think more importantly, he produced a car that just looks really, really cheerful. It's a cheeky, pretty car. I've noticed if you put anyone in front of a 500, they just can't help but smile. This design has stood the test of time, and over 60 years later, we can still see it in the latest Fiat 500, the all-electric, which was launched recently in Turin. The original car was produced in Turin at the Mirafiori factory, and Fiat decided in July of 1957 they were to launch it with a parade of newly produced 500s, which were driven in convoy from the gates of the Mirafiori factory to the centre of Turin. Complete with onboard Italian models, the cars travel down Turin's main shopping street, the Via Roma, to the splendid Piazza San Carlo. You'll see that the people of Turin came out in great numbers to watch the parade, and the car and its later success has meant a lot to the people of Turin. Many of these families that live in Turin have got uncles, fathers and grandfathers who helped produce the car at Mirafiori, and many bought the 500 as their first family car. I decided to go to Turin and investigate the phenomenon of the Fiat 500, and I met a guy called Danny, and he was pleased to show me his family's 500 and tell me the story of that car. Allora, questa splendida vettura è stata acquistata nel novembre del 1970 da mio nonno, Mario, detto Nino. E infatti abbiamo ancora il portachiavi originale con la N del suo soprannome, del suo nome piccolo. Lei ha un nome in realtà, perché non si chiama 500, lei si chiama Cimprina. Cimprina è il nome che la sorella di mio papà, quando fu acquistata questa macchina, diede a questa macchina da bambina. Dopodiché è sempre stato da bambino il mio sogno quello di poter restaurare fedelmente la Cimprina e riportarla esattamente come è uscita 50 anni fa dalla fabbrica di Mirafiori. Ovviamente l'auto è sempre stata in famiglia, non è mai uscita dal garage, quindi era comunque in buone condizioni, ma capite bene che dopo 50 anni qualcosina bisognava fare. Allora l'abbiamo smontata completamente, pezzo per pezzo, l'abbiamo rifatta identica al momento in cui è uscita dalla produzione di serie. Produzione che la Fiat in quell'epoca rese automatizzata per la prima volta. Quindi questa macchina viene costruita in linea e non più a mano, o meglio, una parte in linea, una parte a mano. Il motore è un 495 cm3. Tempi, raffreddato ad aria, silenzioso, resistentissimo, 479 cm3 di cilindrata, 13 cavalli vapore di potenza. Eccolo, l'aria per il raffreddamento è prelevata dalla griglia superiore. Un potente ventilatore la invia ai cilindri e alla coppa, mentre una parte va ad alimentare il carburatore. Ha 18 cavalli di potenza. 18. Enorme. Esatto. E le assicura una velocità in piano di 95 km/h. No, il raffreddamento è ad aria. Ad aria. Quest'auto non ha il radiatore, ovviamente. È un motore che non teme lo sforzo continuato, il freddo invernale o il calore estivo. Nessuna preoccupazione per l'antigelo o per il livello dell'acqua nel radiatore. 50 anni fa si usava o il portapacchi
e si metteva qua sopra in modo da caricare le valigie tipo piramide. Quando si andava in ferie si mettevano tutte le valigie qua. Oppure durante i piccoli spostamenti si usava il baule situato nella parte anteriore, che però, adesso vedremo, è molto piccolo. Perché? Perché innanzitutto contiene il serbatoio, la ruota di scorta. Sotto il cofano troviamo il serbatoio carburante, la ruota di scorta, la batteria, la borsa utensili, spazio per il bagaglio e infine i 2 tubi di ventilazione per l'interno della vettura. Allora, tutte le 500 nascevano col tettuccio apribile. Questa versione è quella col tetto più piccolo, mentre quando nasce nel 57 la 500 il tettuccio partiva da qua e arrivava fino alle grate di aerazione del motore. Questo perché? E ti do una bella chicca. Perché all'epoca le auto venivano vendute a peso, quindi più c'era lamiera, più l'auto costava. Dovendo essere un'auto pensata per motorizzare l'Italia dopo la guerra, cosa hanno pensato di fare? Se noi tagliamo il tetto e mettiamo solo un telo, l'auto costa meno. Perché? Perché c'è meno materiale, meno metallo da utilizzare. Poi ovviamente si sono resi conto che era un po' più pericolosa e allora nel tempo hanno cercato di migliorarla e siamo arrivati alla versione finale, che era questa qua, e che garantisce diciamo una luce quasi completa anche per i passeggeri posteriori. Adesso ti faccio vedere. Eccoci qua. La felicità dei bambini. Tu metti un bambino su questa macchina, lo vedrai ridere dall'inizio alla fine. I comandi sono un invito alla guida, le 2 leve per l'avviamento, il cambio a 4 velocità e retromarcia come nella 600 e qua la leva del freno a mano. Questo è lo starter, quella che in Italia chiamiamo aria, che serve per chiudere appunto l'aria al motore freddo in modo che riesca ad accendersi. Essendo che adesso l'auto è calda non necessita di questo, quindi utilizzeremo solamente questa. Allora, la 500, non avendo un sistema di iniezione moderno, ha bisogno di portare dal serbatoio davanti fino al motore dietro la benzina. Quindi a volte, se magari si è asciugato un po' i 2 cilindri, il primo avviamento serve per tirare, risucchiare la benzina, il secondo per farla partire. È la nuova piccola grande vettura che sul filo di oltre 85 km all'ora ha iniziato la sua corsa sulle vie d'Italia e del mondo. La nuova 500 metterà sulle 4 ruote migliaia e migliaia di nuovi automobilisti, darà ulteriore impulso all'automobilismo in Italia. L'auto sempre più per tutti, mezzo di lavoro e di vita familiare.